Spesso i miei amici mi prendono in giro perché dicono che sono troppo fissato con i miei capelli e che comunque quando ho i capelli in disordine significa che qualcosa non va. E infatti ecco la sorpresa del giorno. Purtroppo sì, sono positivo al Covid e devo dire che non sto tanto bene, ma finché riesco ad andare a letto con la mia nuova migliore amica, che è lei, te la presento, allora più o meno riesco a tenere botta dopandomi e anche a fare qualche video. Ma siccome non vorrei essere espulso appunto per doping dalla lega di YouTube, credo che in questi giorni i video potrebbero essere un pochino intermittenti, cosa della quale mi scuso a priori. Naturalmente farò tutto il possibile per continuare a realizzarli. Ma veniamo al video di oggi, che si occupa di 3 regali, e uno di questi lo dico in senso ironico, che Google ha preparato per noi. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. E partiamo proprio dal primo regalo, che però ho definito tale in senso un po' ironico, come ho detto in apertura, perché a farmi strozzare con il caffè latte e il panettone questa mattina è stata questa notizia riportata da Cybersecurity 360, una rivista di settore, che titola, come puoi vedere, Nuova vulnerabilità Zero Day in Google Chrome, aggiornamento urgente. Devo dire che gli sviluppatori di Google sono stati davvero tempestivi a mettere una pezza a questo problema piuttosto importante, perché si tratta di una vulnerabilità appunto di Google Chrome che, nel caso in cui il tuo browser non sia aggiornato, può consentire a dei malintenzionati di inserire sui siti web un codice in grado di fargli eseguire operazioni arbitrarie sul tuo computer. All'atto pratico che cosa significa? Che se visiti il sito sbagliato, anche se naturalmente può trattarsi di un sito lecito ma che è stato a sua volta infettato, qualche malintenzionato può utilizzare il tuo computer come gli pare e piace. E allora, siccome so che lo sai già, ma è opportuno ripeterlo, benché Google Chrome si aggiorni sempre automaticamente, è sempre altrettanto buona norma andare a verificare che l'aggiornamento sia stato effettuato. E allora andiamo a vedere insieme come farlo. Come prima cosa portiamoci in alto a destra nel nostro Google Chrome e facciamo clic su questa iconcina qui, quella con i 3 puntini verticali. Una volta cliccata scendiamo in basso fino alla voce guida. Spostiamoci un pochino più a sinistra e andiamo sulla voce informazioni su Google Chrome, la prima in alto. Apriamole e vedremo che verrà effettuato l'aggiornamento di Chrome. Qualora il tuo computer, come in questo caso, non sia stato aggiornato, come vedi non occorrerà fare altro e Chrome si aggiornerà in maniera assolutamente automatica. Ecco fatto, adesso il mio Chrome è aggiornato. Terminata l'operazione faremo clic sul pulsante riavvia. Sarà quindi opportuno fare caso alla versione che è stata installata, in questo caso siamo passati dalla 111 alla 130, perché nello stesso articolo di Cybersecurity 360 è riportato che le versioni vulnerabili, sia nel caso di Mac e di Linux, sia nel caso di Windows, sono quelle precedenti a quella che finisce con 129. Di conseguenza, con la 130 siamo a posto. E veniamo invece alle buone notizie del giorno, perché Google devo dire che si è data davvero da fare sotto Natale. La prima è questa. Ho letto su everyeye.it, questa testata di settore che ti sto mostrando, questa notizia davvero molto interessante che risale al 18 di dicembre. Troppe email indesiderate? Gmail facilita l'annullamento delle iscrizioni alle newsletter, che era poi quello che aspettavamo, dato che abbiamo cercato di utilizzare diversi servizi e diverse estensioni per risolvere lo stesso problema, che invece adesso viene risolto all'interno di Gmail stesso. Devo dire che ho dovuto aspettare qualche giorno perché fosse attiva sui miei account questa funzionalità, che invece effettivamente
effettivamente adesso funziona e spero che sia stata attivata anche sul tuo. Ma andiamo a vedere come fare nel momento in cui vogliamo sbarazzarci di qualche newsletter un po' troppo insistente. Passiamo quindi sul nostro account Gmail. Ed eccoci qua sul mio account di servizio. Spero solo che i vari emittenti delle newsletter non se la prendano a male se li uso come esempio. Come puoi vedere, questo account è letteralmente bombardato da varie newsletter. Ma allora, come fare nel momento in cui non vogliamo più ricevere una di queste? Quello che dobbiamo fare è aprire la newsletter stessa e potremo notare che Google ha inserito questo comodissimo pulsante annulla iscrizione. Nel momento in cui ci andiamo a cliccare su, ci verrà proposto in una finestra di recarci sul relativo sito web premendo l'apposito pulsante, dove troveremo un comodo pulsante Unsubscribe from All, che potrebbe naturalmente cambiare da newsletter a newsletter, e una volta cliccato saremo disiscritti dalla relativa newsletter. Ma non finisce qui. In altri casi, infatti, questo pulsante potrebbe non essere presente. In questo caso niente paura. Tutto ciò che dobbiamo fare è andare a cliccare su questo pulsante qui, quello che dice mostra dettagli, e troveremo anche in questo caso un comodo link che ci consente di annullare l'iscrizione alla mailing list. Le mailing list, infatti, e le newsletter sono leggermente diverse tra loro. Una volta cliccato, troveremo la stessa finestra su cui potremo nuovamente cliccare su annulla iscrizione, e qualora sia possibile vedremo che provvederà Gmail stessa ad annullare la nostra iscrizione, senza bisogno di fare nient'altro. Insomma, una bella comodità. E veniamo al terzo regalo di Natale di Google, che è un'estensione per Chrome fatta da Google stesso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta cercando nel nostro motore di ricerca Picture in Picture by Google. Effettuiamo la nostra ricerca e apriamo il primo risultato, e cioè quello relativo proprio al Chrome Web Store. Clicchiamo sul pulsante aggiungi in alto a destra per aggiungere questa estensione e quindi confermiamo col pulsante aggiungi estensione. In pochi secondi l'estensione viene aggiunta al nostro browser, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta e che cosa può fare per noi questa estensione. Per farlo ci basterà portarci su YouTube ed avviare un qualsiasi video. Mettiamolo un attimo in muto e premiamo la combinazione di tasti Alt-P. Prima di farlo però ho bisogno di spostare il mio grazioso ma ingombrante faccino dall'altra parte, perché una volta premuta questa meravigliosa combinazione di tasti succederà questo, ovvero verrà creato un effetto Picture in Picture nel nostro browser e potremo continuare a seguire il video che stavamo guardando su YouTube o su altre piattaforme nell'angolo in basso a destra. Fatto questo, potremo ad esempio tornare a consultare la nostra posta elettronica sempre senza smettere di vedere e ascoltare, se non avessi tolto l'audio, il nostro video stesso. Ma non basta. Nel momento in cui dovessimo anche abbassare il browser, avremo sempre la nostra finestrella nell'angolo in basso a destra che potremo, per nostra comodità, spostare anche in altre collocazioni più idonee, qualora lo ritenessimo opportuno. Come vedi, in questo video ho cercato di portarti più argomenti e novità possibili, soprattutto visto che non so quando troverò la forza di fare il prossimo. Ma prima di svenire e andarmi a mettere a letto con la mia nuova amica che ti ho presentato prima, ci tengo a fare i ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Leo Carideo, Mike Leone, in arte Giorgio Brusasco, a Luciano Noè, a Ettore Luigi Cavallo e a
baldi baldi per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente per il supporto, l'affetto e la vicinanza. Ma allo stesso modo devo ringraziare anche Moreno Labardi, Angelo Coppola, Francesco Triolo e Antonio Orsi per essersi abbonati al canale. Ed un ulteriore ringraziamento va a Darti, il nostro carissimo amico e moderatore del forum che si è riabbonato e ci teneva particolarmente ad essere ricordato, cosa che faccio con estremo piacere. Ma come sai, l'ultimo ringraziamento, quello più importante di tutti, è sempre quello rivolto a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia fino in fondo e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima, in qualunque momento sia.